Qualche giorno fa vi ho mostrato la Lumix G90 mirrorless dal valore di circa 1000 euro. In quella recensione vi ho menzionato anche la G80, praticamente la sua macchina antecedente. Ebbene, in questo video vorrei mostrarvela, spiegarvela, insomma le solite cose. Nel mondo è stata commercializzata con vari nomi, come è capitato per altri modelli della stessa famiglia. Qui in Italia si chiama appunto G80, potete comunque trovarla come G81, G85 o più semplicemente G8. È simile alla mamma G7, macchina uscita circa 6 anni fa, però naturalmente si hanno più novità. Il materiale è tropicalizzato, quindi resistente alle condizioni climatiche difficili. In mano è pratica, avete una presa sicura, non è pesante, circa 530 grammi, ed è abbastanza contenuta, più piccola ad esempio rispetto alla GH4. Per fortuna Panasonic migliora la comodità offrendoci come accessorio facoltativo il battery grip, così abbiamo una maggiore autonomia, un'impugnatura più favorevole e ghiere e pulsanti primari duplicati per agevolare lo scatto in verticale. Sensore LiveMOS da 16 megapixel in micro 4 terzi, ancora più significativi con la rimozione del filtro low pass, così c'è più nitidezza. L'obiettivo in confezione è il 12-60 mm con apertura focale compresa tra 3.5 e 5.6 e con stabilizzatore ottico. Buona base per chi vuole incominciare. Uno schermo da 3 pollici con 1.040.000 punti, ovviamente touch. È possibile impostare un adattamento automatico della luminosità in base appunto all'ambiente climatico coinvolto. È rotabile, permettendoci ogni angolazione di ripresa. Il pannello è anche facilmente apribile grazie all'insenatura di lato. Nella G7 ad esempio era meno pratico visto che si trovava in cima. Il mirino arriva a un ingrandimento di 0.74 per leggermente più ampio di una GH4 e presenta un oculare più sottile che consente una miglior lettura degli angoli indossando degli occhiali. Per la messa a fuoco abbiamo 49 aree di contrasto ottimizzate grazie alla tecnologia proprietaria Deep from the Focus, però questa comporta qualche problemino nella modalità AFC, ovvero nella continuativa, e anche qualche altro problemino nella rivelazione di fase sul tracking. L'otturatore meccanico raggiunge un rapporto 1 su 4000, mentre con quello elettronico si sale a 1 su 16.000. Esso si attiva con la modalità silenziosa, in quanto non genera nessun rumore. Il meccanico garantisce una velocità di 9 fps con messa a fuoco bloccata e 6 fps sulla F continuo. Il metodo di avanzamento si decide attraverso la ghiera fisica, in alto a sinistra, che include scatto singolo, raffica 4K, braceting, autoscatto e timelapse. Ad esclusione del primo, ognuno di questi modi ha diverse opzioni. La funzione 4K foto è veramente interessante perché permette di prelevare un fotogramma all'interno di un filmato, senza la riduzione di qualità, e non perderete mai una determinata azione eseguita in un preciso momento. Magari state riprendendo un'acrobazia, un movimento veloce, ecco. Molto comodo è anche il post-focus che, come fa a intuire il nome, consente di modificare la messa a fuoco dopo la realizzazione di ogni scatto. Magari ci permette di risparmiare tempo per un'eventuale post-produzione. Ripescando il fatto dei video non ho specificato la qualità di registrazione. Il massimo che si può avere è il 4K con 30 fps, bitrate da 100 megabit al secondo. Solita storia, se volete i 60 fotogrammi dovete scalare al Full HD. Per fortuna è possibile collegare un microfono esterno per poter migliorare la qualità audio. Non c'è il V-Log, però almeno si hanno due profili colore, il Cinelike D e il Cinelike V. C'è anche il ritaglio Live 4K per ottenere effetti di scorrimento o zoom in out. Da sottolineare la modifica delle curve in tempo reale, quindi su schermo avrete la possibilità di gestire la gamma, caratteristica sicuramente apprezzata da chi realizza video.
Parlando di stabilizzazione, in origine il suo Dial IS di seconda generazione era un po' acerbo, poi è stato leggermente corretto con degli aggiornamenti, però qui Panasonic ci deve ancora un po' lavorare. In sostanza fatica a capire quando noi vogliamo creare un piccolo pending. Comunque riesce ad arrivare fino a 5 stop di compensazione, infine 5 assi. In fatto di rumore e dettaglio, gli scatti sopra i 1200 ISO è meglio evitarli per non incorrere a fastidi, chiaramente sia nelle foto sia nei video. La memoria di archiviazione ha uno sportellino dedicato, non come la G7 che condivide con la batteria. Sembra semplice e palese come soluzione, ma efficace quando occorre cambiare la SD mentre la macchina è su un treppiede o ha il battery grip montato. Oltre all'entrata jack per il microfono menzionato prima, possiamo proiettare i nostri contenuti su uno schermo più ampio grazie all'ingresso micro HDMI. C'è anche uno dedicato a remoto e poi una porta micro USB 2.0 dove facciamo dei trasferimenti su computer. Attenzione, no la ricarica, quella solo tramite caricabatterie da muro. Per me è una grande nota dolente. La batteria si trova in basso, 1200 mAh, garantisce circa 330 scatti secondo lo standard CIPA. Attivando il risparmio energetico si può arrivare anche a 500-600 unità. Ovviamente è presente il Wi-Fi per trasferire o gestire contenuti in altri dispositivi associabili. Tramite uno smartphone possiamo proprio creare un telecomando virtuale per migliorare di conseguenza il tipo di interazione con la macchina. NFC e Bluetooth non sono presenti. A me basta così. Non ci farei niente, ecco. Per concludere, una macchina fotografica in generale premiata, specialmente per quanto riguarda l'aspetto dei video. Avendo un sensore non grande, 16 megapixel possono essere scarsi rispetto ad altri concorrenti. La guarderei appunto per chi vuole autoriprendersi, ruotare il pannello touch per avere un facile controllo su se stessi. Per chi fa YouTube va bene. Utile allo stesso tempo per chi vuole un po' cimentarsi sulla fotografia, chi desidera conoscere questo mondo. Non sono andato nel dettaglio perché nel profondo non me ne intendo molto, sono sincero. Però ho accettato la collaborazione anche per altre macchine Lumix, così giusto per farvi un'idea. In descrizione trovate la cartella cloud che conserva foto e video fatti, così avrete la realtà, l'autenticità di questa G80. Noi ci vediamo ad un prossimo video.